Sono già arrivati. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. No, giù, fuori. Giù. No, 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 non si entra. Ciao a tutti, buongiorno! Ciao, buongiorno e ben ritrovati! Siamo sempre qui in Georgia e dopo aver dormito in questi giorni in quel bellissimo prato sotto ai pini lungo la costa del Mar Nero ci siamo spostati. Oggi giornata di sole, splendente, il cielo tutto azzurro, si è alzato un po' di vento, diciamo che viene dalle montagne innevate e quindi la temperatura è un pelino più bassa. Ci vedete tutti belli bardati vestiti perché ancora questa primavera georgiana non si vuol far vedere. Stamani andiamo a fare la spesa in un supermercato abbastanza grande, è un Carrefour qui nella cittadina di Poti. Speriamo appunto di trovare un po' di prodotti, più varietà di prodotti, perché abbiamo visto il market l'altro giorno, non aveva molta scelta. Vi portiamo con noi, vediamo quali sono i prezzi e cosa vendono qui in Georgia. Biscotti, brioche, quanto abbiamo? 6, 17 euro. Qui abbiamo un po' di pane, 2,60 quant'è? Questo io credo Meno di €1. Georgian beef, salamini, piccante, salamino piccante, 18 so 6,80 €. Ma tanto un bolletto così. 17 gel so 5,93 €. Qui c'hanno il prosciutto della Galbani, la coppa di Parma. Qui cosa? 10 gel so 3 euro. Tapas. Questo è il fosforescente. Questo è il salame palaceco spagnolo, 7 gel so 2,40 €. Questo è il salame di che è? Ma è greco? Il salame dell'Ucraina, 22 gel, 8 euro questo. Questo va da 15, come dirà, 8,25. 8,25 sono 6 euro. Ma di la mia si pagavano 6 euro. Beh, questo è quello lì, il latte di Parma 8 euro, sì, costa 2,80 €, latte di Parma. Però c'è anche il milk, questo qui, 4 lire, sì, 4 gel. Questo è scontato. 4 gel è 1,39 €, questo è il prezzo giusto. 2 litri, i tipici chincali della Georgia, 9,45 siamo 3 euro. Una busta 3 euro, se più piccoli 2 euro. Che abbiamo? Sempre... mi sa che sono le stessi quelli lì tondi, piccolini. Costano di più però. Sì, non capisco se siano già conditi però. Questi sono effetti biscottati della Turchia, ci sono tanti prodotti di importazione turca. Caffè, abbiamo anche il caffè espresso di Milano, che però il caffè espresso di Milano costa 17 lari. Però questo qui, che è arabica, sono 3,49 €, questo potrebbe essere buono. Qui abbiamo la pasta Barilla, 4,85 €, sono 1,70 €. La pasta Reggia. Ci sono prezzi, 6 al chilo. 6 lari al chilo, so 2 euro al chilo.
Prendo un po' di questi o di Poi i quelli? pomodori. Quelli lì sono belli. Ci stanno le cipolle? Allora, abbiamo fatto la spesa al supermercato, un po' Carrefour, un po' caro in realtà, però poi dovremo scoprire quelli tipici locali, che sicuramente avranno dei prezzi più vantaggiosi. Era abbastanza grande, siamo andati lì perché stiamo trovando tutti i mini market lungo la strada qui sulla costa del Mar Nero e pensavamo che il mini market avesse prezzi più alti. Ci siamo entrati l'altro giorno, oltre ad avere poca scelta, poca offerta. Anche questo Carrefour, soprattutto in termini di carne e pesce, avevano dei banconi surgelati, ma la roba fresca non era molta. Poca. E i prezzi erano piuttosto elevati. Ora è vero che gli standard del Carrefour, insomma, anche nelle nostre zone non sono prezzi proprio da discount, diciamo, però cercavamo una maggiore offerta, ma non abbiamo trovato grandi cose, ecco, sinceramente. Abbiamo fatto una spesa sui 60 euro, 59, una cosa del genere. 60 euro, però ecco, delle cose che ci servivano per noi, per Charlie, ma roba per la colazione, latte, cose del genere, ma carne e pesce, stringi, abbiamo preso 2 sacchettini di roba. Pollo congelato e poco più. Però poi abbiamo trovato questo banchetto di frutta e verdura. Ah, e un'altra cosa aggiungerei, scusami, volutamente non ho preso la frutta e la verdura al supermercato perché erano di importazione, quindi non mi piace questa cosa, cerco sempre prodotti locali e abbiamo visto che il supermercato invece ha etichette di ogni paese e quindi provenienza dalla Turchia prevalentemente. Sì, ora la Turchia è qui accanto, però insomma la Georgia vanta di essere un paese che ha notevoli risorse enogastronomiche e quindi vogliamo comprare roba locale. Questo è un po' sempre il nostro motto, quantomeno ci proviamo. Infatti siamo stati fortunati, come diceva Fede, perché abbiamo trovato lungo strada questo negozietto con queste signore che vendono i loro prodotti, si pensa siano prodotti locali. Sembra di sì, sono 2 signore, insomma non parlano inglese, ovviamente il dialogo non c'è stato, però fa tutto a gesti con le dita. Grazie, arrivederci così con le mani. E abbiamo fatto noi, abbiamo preso pomodori, zucchine, delle arance, l'uva, perché ovviamente in Georgia se hanno il vino buono avranno zucchine, anche pomodori, l'uva sì, buona. Infatti. Un po' di roba, dai. Prezzi onesti. Prezzi onesti, quindi abbiamo aiutato quantomeno le signore. Abbiamo speso sui 6-7 euro, quindi va bene. Niente, ora proseguiamo, probabilmente torneremo nella piazzola dove eravamo prima perché qui intorno non c'è un granché. E oltretutto con la pineta ai lati ci sembrava abbastanza protetta perché oggi si è alzato un vento incredibile e i posti dove siamo andati a vedere ci sembrano molto battuti dal vento, quindi insomma proviamo a tornare lì. Anche perché dopo Poti c'è un altro po' di costa, ma poi dopo non si può proseguire perché c'è il confine chiuso e quindi non si può andare. Quindi niente, ci piaceva quel prato, poi ci sono i nostri amici pelosetti, ci dispiace averli salutati e visto che non ci sono altri posti magari torniamo volentieri lì, ecco. Abbiamo comprato un altro sacco di cibo per i cani. Sì, perché l'avevamo finito e sono affamati. Sono affamati e sono tanti. Sono tanti soprattutto. Abbiamo avuto l'impressione che qui in Georgia ce ne siano di più, almeno così nella prima parte di costa, non abbiamo visitato l'interno, però in queste zone costiere sul Mar Nero è pieno di cani randagi, in un parcheggio se ne trovano 6-7 tutti insieme, cioè. Ce n'erano anche in Turchia, ma ci sembrano anche meno considerati dalla popolazione locale. In Turchia proprio è come se fosse una cosa religiosa di aiutarli. Qui ancora non abbiamo avuto questa percezione, poi magari al primo impatto ci sbagliamo. Queste sono le prime impressioni, ragazzi, quindi ovviamente siamo entrati da pochi giorni e vi diciamo le sensazioni che viviamo, però speriamo di sbagliarci. Anche perché abbiamo visto passare dei locali in bicicletta o anche a piedi e i cani gli abbaiavano contro, come se gli stessero antipatici. Invece in Turchia non abbiamo mai visto rimostranze da parte dei cani nei confronti della popolazione turca. Invece con i vari van, anche i russi che sono arrivati,
abbiamo visto che i cani gli vanno sempre a girare intorno perché sanno che qualcosa si rimedia sempre. E poi su Park4Night tutti i commenti, la gente che visita questi luoghi scrive sempre nei commenti di dare da mangiare ai cani quando li incontriamo e di tenere pulito, ma quello si sa. Lungo strada abbiamo trovato questo comodo parcheggio, che è il parcheggio che permette la visita a un parco che è qui vicino. Purtroppo oggi il parco è chiuso, ma tanto non l'avremo visitato perché c'è troppo vento. Abbiamo visto che domattina alle 11 apre, quindi l'idea è di dormire qui stanotte. Abbiamo anche i bagni, quindi li sfrutteremo, abbiamo da scaricare il nostro portapotti. Abbiamo visto che il parcheggio è gratuito e anche l'ingresso al parco è gratuito. Sembra essere un parco molto molto interessante con tante specie sia animali che vegetali, quindi ci sono ad esempio tutti gli alberi di bambù, l'eucalipto e sicuramente meriterà una bella visita. Speriamo che domani il tempo sia migliore, specialmente dal punto di vista del vento, perché il vento è molto fastidioso. Il sole, come vedete, picchiava bello forte, abbiamo un cielo completamente limpido, privo di nuvole e quindi almeno il solicino ce lo abbiamo. Marta è dentro Charlie che ora prepara qualcosa da mangiare, vado a vedere i bagni in che stato sono, così poi più tardi facciamo anche il nostro scarico. E niente, passiamo la giornata qui, lavoriamo qualche video al computer e così sfruttiamo questa giornata a pieno. Una bella bruschetta con il pane pomodoro, formaggio e il salame, ragazzi. Oddio. Il salame! Via, ci si fa, su! Mi rompe le scatole da 1 mese e mezzo con questi salumi. Forza, ora anche i nostri amici ti vogliono vedere mentre mangi il salame. Poi è il salame Napoli, della Galbani, cioè vi rendete conto? Che lusso, che super lusso. Cioè non ce la faceva più, non ce la faceva più. Sei proprio un salame. Non ci vuole, dai. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Signori, state per assistere a uno spettacolo unico. Fede che mangia il maiale, o meglio il salamino, dopo un paio di mesi. Vedrete spuntare gli occhini a cuore. Attenzione, guardate bene. Guardate bene, già l'emozione negli occhi. Mi fa strano, mi fa. L'emozione negli occhi, guardate l'emozione. Guarda, l'aureola, ti sta spuntando l'aureola. Perché Galbani, È Galbani. Perché Galbani vuol dire fiducia. Non si parla con la bocca piena. Ma in questo caso, via, diciamo che sei giustificato. Pulisciti qua. Che spettacolo. È in brodo di giuggiole, come si dice. Questo salamino lo desiderava da una vita. Sono emozionato. Buongiorno, nuova giornata. Ciao. E non poteva iniziare meglio che con questo bel cielo azzurro. Azzurro davvero, non c'è nemmeno una nuvola. Che fa da contrasto a questo laghetto che si trova alle nostre spalle. Perché dove siamo? Ta-ta-ta. Ve lo leggo perché c'ha un nome difficile. Siamo allo Sheikh Vetili Dendrological Park, qui vicino alla cittadina di Poti. Esatto, l'abbiamo scoperto ieri per caso, però ieri era giorno di chiusura, essendo lunedì, invece oggi martedì è aperto e quindi curiosi come siamo entrati a dare un'occhiata. Di fatto è un po' un parco, un giardino botanico a cielo aperto e comprende anche una sezione con degli animali. Quindi di tutto di più, c'è lo studio di piante, la cura delle piante, anche quelle diciamo non autoctone. Infatti ci sono anche degli alberi che ora andremo a scoprire.
abbiamo letto i cartelli, andiamo a vedere di che si tratta. C'è scritto alberi giganti, quindi Cosa saranno? Boh. vediamo un attimo cosa aspettarsi. E poi ci dovrebbe essere una chicca finale, una sorpresa, però aspettiamo di capire se la vediamo. Qui abbiamo anche questi alberi dal fusto gigantesco, non so quanti metri possono essere, ma sono veramente grandi, non so se si percepisce dalla GoPro, e sono tutti tenuti da queste funi, probabilmente per preservarne la stabilità. Allora, abbiamo chiesto al ragazzo che lavora qui e ci ha detto che sono dei baobab ripiantati qua. Poi, siccome parla due parole di inglese, gli abbiamo chiesto cosa sono questi fusti sotto alla base e lui ci ha detto per il fuoco. Però non abbiamo capito cosa possa servire il fuoco. Ora non sappiamo se la sera gli accendono dei fuochi, non so se è un discorso scenografico o per scaldarli, perché i baobab, che io sappia, vivono a altre latitudini. Se lo sapete scrivetecelo nei commenti, perché noi non ci abbiamo capito nulla. E poi hanno ricostruito questo terrapieno con queste pietre, magari per elevarli ancora di più o per un discorso di radici. Secondo me di radici, perché insomma degli alberi giganti così hanno sicuramente radici altrettanto giganti. Però trovare un baobab in Georgia non me lo sarei mai aspettato. All'inizio c'era scritto c'era un cartellino con scritto gli alberi giganti con la freccia, però non ci immaginavamo così giganti. Ho detto che ci sono le sequoie, invece no, i baobab. Lì abbiamo un eucalipto veramente gigante, altissimo. E un mimoso, che sarebbe un albero della mimosa, bello fiorito giallo, guarda là. La primavera, ragazzi, è uno spettacolo, è quello che volevamo e che cercavamo. E poi il bambù. Qui in Georgia abbiamo notato tantissimo bambù e non ce l'aspettavamo. Guardate che fusti, hanno dei tronchi giganti questi bambù. Guardate che foresta di bambù, bellissimi. E con questi vengono fatte le famose canne di bambù. Qui, ragazzi, abbiamo una foresta di bambù veramente incredibile. Sentite come suonano vuoti. Oh, ma sono pali della luce questi. Sono fantastici. Mamma mia, grandissimi. Quelli più piccoli, più giovani, hanno poi questo verde brillantissimo, sembrano quasi finti. No, è bellissima, una foresta di bambù che non ci aspettavamo. L'abbiamo visti, come ripeto, in giro qui per la Georgia passando, ma questa è una foresta grande e sembra anche datata.
Ciao! Chi sei te? E qui ragazzi abbiamo i lemuri dentro questa gabbia. Allora, credo che all'inizio sembrava solamente un giardino botanico, alla fine si è rivelato anche un piccolo zoo, perché abbiamo trovato anche i pappagalli e i lemuri dentro queste gabbie. Sì, le gabbie, insomma, noi eravamo partiti per un giro all'interno di un parco verde e sinceramente, insomma, ci ha messo un po' tristezza vedere questi animali in gabbia, quindi non avremmo pagato per vederli e l'entrata al parco è gratuita, purtroppo ci ha sorpreso vedere queste gabbie con gli animali, insomma. Noi avevamo letto solo che c'era il laghetto con i fenicotteri, pensavamo a fenicotteri migratori, invece E le papere, le oche, insomma questi, e c'erano i cigni neri, questi dovevano essere un po' le sorprese, però purtroppo vedere questi pappagalli, queste ara giganti, i lemuri stessi, insomma, che vivono a latitudini diverse dentro delle gabbie, ci ha messo un po' di tristezza. Non approviamo questa scelta. Vabbè. Guardate che fusto, che tronco gigantesco, 5 metri di diametro. Questo è un Taxodium distichum. Tutte queste piante hanno un cartello che ci dice la famiglia, questa è dei Cupressaceae, e viene dal Nord America. Molto curiosi poi sono queste specie di bulbi, presumiamo che fuoriescano dalle radici della pianta, perché in tutti questi alberi di questa famiglia si presentano queste strane formazioni. Sì. Fanno un gioco pazzesco, sembrano tanti nanetti che si aggirano qui nel prato. Sono gli gnomi Piccoli della gnomi, foresta. è bello, non le conoscevamo. Bello questo parco, però c'è questa nota dolente delle gabbie. C'è questa nota dolente delle gabbie che non ci è piaciuta, vabbè. Un po' delusi su quello. Per il resto la parte botanica è molto bello, ben curato, ci sono tantissimi giardinieri e sembra tenuto bene. Qui abbiamo degli eucalipti australiani, questo ha un tronco di 6 metri, bellissimi. Guardate che bellezza. Adesso percorriamo questa passerella, questo ponte e vediamo dove ci porta, ci fa vedere gli alberi dall'alto. Wow. Soprattutto bello impettato. bello impettato, ma poi ora col solicino senti che si sta bene, che calduccio. Si passa sopra gli alberi, vedi? Almeno, visto che è vietato volare con il drone qua dentro, vediamo un po' la zona dall'alto. Vabbè, è un parco, in tutti i parchi è classico che non si possa volare. Ah, e ora ci crogioliamo al sole su questa bella panchina dondolante. È un dondolo. Un dondolo, via. Bello, ci sono anche i dondoli, ci sono le fontane dell'acqua, tante panchine. Bello questo parco, quindi anche per venire a passare una giornata diversa ci piace.
siccome abbiamo camminato troppo e abbiamo consumato troppe energie, ci stava bene un piatto di pasta italiano con un bel pesto. Purtroppo l'ultimo barattolino che abbiamo, quello che avevamo portato una bella scorta dall'Italia, ma questo è l'ultimo barattolino di pesto genovese. Ai noi ce ne faremo una ragione. Sì. Come vedete non si butta via niente. La tecnica di pulizia delle padelle, delle pentole, bella scarpettata e vai. E vai, e l'uomo vive. E questo è il risultato, piatto di pasta, anzi farfalle per la precisione al pesto. Buon appetito! Buon appetito!